Ma come parli? Questa è probabilmente una delle domande che io non sopporto di più. La persona che ti fa la domanda "ma come parli?" vuole renderti insicuro. Oppure la persona che ti fa quella domanda è insicura e vuole appunto sentirsi più sicura, vuole sentirsi più sicura di sé. Ma come parli? È una domanda che viene fatta, secondo me, secondo la mia opinione, da chi è veramente ignorante. Hey, il mio nome è Paolina, benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata su Italiano con Lemon Easy. Su questo canale cerco di parlare di storie, argomenti o vi racconto un po' di curiosità sulla lingua italiana. Ma come parli è una domanda che ho sentito tantissime volte e ogni singola volta mi ribolle un po' il sangue. Sono un po' nervosa quando sento questa domanda. Ma perché? Perché mi ribolle il sangue? Perché divento nervosa quando sento questa domanda? È una domanda che ha di solito, frequentemente, un obiettivo, cioè generare insicurezza. Vuole farci sembrare più forti, più sicuri di noi. Ma come parli? Hai un accento strano. Partiamo dal presupposto, quindi partiamo dicendo una cosa che è assolutamente vera. Il perfezionismo linguistico non esiste. Non esiste. Quando una persona non è sicura di sé, purtroppo può fare anche così, può demoralizzare gli altri, può buttarli giù. In questo caso parliamo delle lingue, dello studio di una lingua. Facciamo errori anche nella nostra lingua madre. Io tantissime volte, quando parlo italiano, mi confondo, mi sbaglio, incespico sulle parole, non ricordo delle parole. Tempo fa mi è successo di non ricordare la parola per barattolo, quindi ho fatto, come si dice, jar, barattolo. È normale anche per un madrelingua confondere i tempi verbali, i modi verbali, è veramente normale, ma ciò non significa non saper parlare una lingua. Non fare errori non è la stessa cosa del saper parlare una lingua. Non avere un accento straniero, non è la stessa cosa del saper parlare una lingua. Una delle cose migliori che possiamo fare quando qualcuno ha un accento o ha delle difficoltà mentre parla è cercare di creare una connessione che sia utile, una connessione che sia sincera e sforzarsi di capire cosa vuole dire uno e cosa vuole dire l'altro. Lo sforzo, il lavoro che c'è nella comunicazione aiuta a creare una connessione. In tutte le mie esperienze, le connessioni più belle che io abbia mai avuto nella mia vita, soprattutto da un punto di vista comunicativo, quindi parlando, conoscendo, incontrando qualcuno, c'è sempre stato uno sforzo comunicativo, c'è sempre stato un lavoro, c'è sempre stato un tentativo. È bello quando vogliamo connetterci con l'altra persona e vogliamo parlare senza pensare alla perfezione,
senza pensare al perfezionismo linguistico. Grazie. Chiedere "ma come parli?" demoralizza l'altra persona, la scoraggia, la fa sentire più insicura, fa sentire l'altra persona anche giudicata, ma non siamo una giuria, non siamo dei giudici. Tutti commettiamo errori nella nostra prima lingua, nella seconda, nella terza, eccetera, eccetera, eccetera. Commettere errori è normale, è quotidiano. Purtroppo nella scuola italiana gli errori vengono demonizzati tantissimo e si fa molta attenzione agli errori. Però un errore, secondo me, secondo la mia esperienza, è un tentativo di fare qualcosa di nuovo. È un provare a fare qualcosa di nuovo. Poi, se ci sbagliamo, se commettiamo un errore, non succede niente. Stiamo parlando, non stiamo salvando una persona su un tavolo operatorio. Ci sono molte persone che non riescono a tollerare gli errori. Quando una persona fa un errore, chiedono "ma come parli?" Spesso queste persone parlano una lingua e basta. Spesso queste persone non hanno mai provato ad andare oltre. Parlare le lingue, studiare le lingue mi ha aperto tantissime porte. Ho parlato e conosciuto tantissime persone grazie all'inglese, grazie anche al francese, grazie al polacco, e quindi chi se ne importa se faccio un errore? Chi se ne importa se quello che dico non è perfetto? Con il polacco, per quanto mi riguarda, vi lascerò qui un video dove vi parlo della mia esperienza e del perché io parli anche polacco. Sono molto lontana dalla perfezione, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo, il mio scopo è parlare con la mia famiglia, con le mie amiche. Quando sono in Polonia comunico tranquillamente con le persone nei negozi, nei supermercati, in un bar, e se non capisco chiedo, faccio domande, e se qualcuno mi chiede "ma come parli?" e non me lo chiede nessuno, però se qualcuno me lo dovesse chiedere, la mia risposta è la mia terza lingua. Ho lavorato tanto su questa cosa, ho lavorato tanto sulla mia sicurezza e soprattutto tutti facciamo errori. Figuratevi nella vostra seconda o terza lingua. Se qualcuno ti chiede "ma come parli?", cerca di pensare in modo positivo. Lavora sulla tua sicurezza. Una persona che si impegna nello studiare le lingue, o una persona curiosa, una persona aperta, una persona gentile, una persona educata, non vi chiederà mai "ma come parli?". Una persona così sarà pronta a voler creare una connessione e un legame autentico e sano e rispettoso. Se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere giù nei commenti, e se una persona è negativa nel tuo studio delle lingue, peggio per loro, non per te. Io ti consiglio il mio canale se vuoi imparare italiano, ti consiglio il mio primo canale se stai studiando le lingue in generale, qui parlo inglese, e ci vediamo insieme nel prossimo video.
Scrivimi giù nei commenti se ti hanno mai criticato per come parli e mandiamo tutti un po' a quel paese.